Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci o ascendente pesci o solo per i più esperti, soprattutto per quanto riguarda le situazioni emozionali e sentimentali, anche Luna, Venere in pesci. Andiamo a vedere come sarà il mese di ottobre 2025. Lo facciamo tenendo conto dei transiti principali planetari che ci sono, che sono Mercurio in Scorpione, Marte in Scorpione, Luna piena in Ariete, Venere in Bilancia, Plutone in Acquario che torna diretto, la Luna nuova in Bilancia, Nettuno retrogrado in Pesci, questo è molto importante per te. E questi sono i transiti che andremo a vedere attraverso la croce celtica che facciamo, una bellissima croce celtica dove vedremo tutte le dinamiche nelle varie aree della tua vita, come influenzeranno, come le tue dinamiche andranno a essere influenzate da questi transiti planetari molto potenti, ok? Allora, ragazze mie e ragazzi, partiamo. Poi alla fine ti leggerò il rituale della buona riuscita per conseguire la realizzazione dei tuoi obiettivi in questo mese e, utilizzando le energie planetarie, confluire verso il tuo massimo successo. Il rituale della buona riuscita che ti leggerò alla fine è da inserirsi all'interno dei 21 giorni che migliaia di voi state già facendo. Per chi non l'avesse ancora iniziati, trovate sotto all'info box la pratica dei 21 giorni per realizzare lo stato ampliato di coscienza e realizzare tutti i tuoi più grandi obiettivi, come ripeto state facendo migliaia di voi. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te. Ottobre 2025, pesci. Allora, andiamo a vedere prima di tutto qual è l'energia con la quale entri all'interno del mese, prima carta. Poi andiamo a vedere qual è il blocco ostacolo da superare in questo mese, poi vediamo le radici della situazione, poi quello che è successo a settembre o nelle settimane precedenti, i primi 15 giorni del mese, dal 15 in poi, il tuo approccio, le influenze esterne, le tue speranze, le tue paure e il risultato potenziale finale. Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. Cosa accadrà nel mese di ottobre 2025? Allora, andiamo a vedere come entri nell'energia di ottobre. E qui abbiamo un bellissimo re di bastoni e questa è un'energia di potere personale per te. Ti vedo fiduciosa o fiducioso con la voglia di agire, perché qua il re di bastoni indica una spinta verso l'iniziativa. Hai coraggio e capacità di guidare la tua vita con passione. Qua io ti vedo che hai un forte desiderio di realizzazione personale e di fare delle scelte che vanno ad affermare la tua indipendenza e la tua visione. I transiti collegati a questo sono Marte in Scorpione, che ti potenzierà, cioè potenzia la determinazione e la forza di volontà, e la Luna piena in Ariete, il 7, può portare a dei momenti di azione impulsiva oppure di decisioni decisive. Cioè, appena inizia il mese, come indicazioni pratiche con questa carta, mi dice che puoi avviare tranquillamente dei progetti, prendere delle iniziative. Però l'unica cosa che ti dico, attenzione a non forzare troppo, perché l'energia è forte ma richiede equilibrio, va bene? Ok. Andiamo a vedere qual è la sfida di questo mese o l'ostacolo principale. Qua abbiamo un 8 di spade. Guarda, gli ostacoli sono di tipo mentale, dei blocchi interiori, delle paure che possono limitare le azioni. Cioè ci può essere il rischio qua di sentirsi un po' intrappolati da situazioni percepite come inevitabili. Però spesso la mente è che costruisce queste gabbie, le spade sono la mente, no? Ecco, i transiti, come Mercurio e Scorpione qua, intensifica la riflessione, però può anche amplificare le ansie o i pensieri ossessivi. Quindi qual è il suggerimento pratico dello spirito di questa carta?
osserva le tue credenze limitanti e chiediti se i vincoli sono reali o solo percepiti. Perché il re di bastoni qua ti dà il coraggio di superare questi blocchi, mi spiego? Ok, vediamo qual è la radice della situazione, cosa c'è sotto le radici, no? E qua abbiamo un 7 di coppe. Guarda, le radici della situazione risiedono in delle scelte che devi fare o vuoi fare, anche delle illusioni o delle possibilità emotive che non sono ancora del tutto chiare, no? Magari potresti aver vissuto nelle settimane precedenti un po' di confusione o dell'indecisione, oppure troppe opzioni che hanno generato una sorta di stasi emotiva. Ecco, qua entra in gioco Nettuno retrogrado, aspetta, fammi vedere quando ce l'abbiamo, però l'energia la senti anche prima, il 23 ottobre. Nettuno retrogrado in pesci dal 23 ottobre rende ancora più importante per te distinguere tra fantasia e realtà, cioè chiarire le illusioni. Sappiamo che, come vi insegno sempre, è tutto un'illusione, citta Maya, dicono i buddisti, tutto è inganno della coscienza, le illusioni di Maya, no? Quindi, per specificare ancora di più, da quando Nettuno retrogrado va in pesci dal 23 ottobre, rende più importante ancora per te distinguere tra ciò che ti nutre veramente e ciò che invece non ti nutre. Va bene? Ok. Vediamo cosa è successo a settembre o nei mesi precedenti. Abbiamo la giustizia. Guarda, settembre qua io vedo che ha portato della verità, ha portato equilibrio, ha portato responsabilità. Ci possono essere stati qua degli eventi importanti a settembre, nelle settimane passate, che hanno richiesto delle decisioni giuste da parte tua e consapevoli. Ecco, questo tema qui continua a ottobre, però ora si mescola con dei desideri che hai e gli ostacoli interiori rispetto a questi desideri. Va bene? Scusami. Vediamo la prima metà di ottobre che succede. E qua abbiamo il paggio di spade. Io qua vedo che ci sono delle comunicazioni, ci sono delle novità, anche delle curiosità intellettuali, perché il paggio di spade suggerisce nuove informazioni, anche dei messaggi importanti, oppure una mentalità aperta ai cambiamenti, no? Quindi questa carta mi dice che ci saranno degli incontri brevi ma significativi, anche avrai delle conversazioni che stimolano la mente e aprono nuove prospettive. E questo ci è sostenuto anche da Mercurio e Scorpione, che enfatizza anche le indagini, le rivelazioni, le comprensioni profonde. Mi spiego? Ok, andiamo a vedere, dopo analizziamo, scusami, tutti gli ambiti. Intanto ti do il significato di ogni carta. La seconda metà di ottobre, qua abbiamo una bellissima carta che è la temperanza. Io qua vedo armonia, equilibrio nella seconda metà, vedo molta pazienza, vedo integrazione, cioè dopo l'intensità dei primi 15 giorni di ottobre, paggio di spade, re di bastoni, 8 di spade, dopo questa intensità, la seconda metà del mese ti invita a trovare la sintesi, no? Tra desideri e realtà, cioè tra ciò, come diremmo noi nello yoga sciamanico, nella psicologia immaginale, tra ciò che ti nutre e ciò che non ti nutre, tra anche passione e responsabilità, una sintesi. Ecco, a tal proposito abbiamo Venere in bilancia, che favorisce l'equilibrio nelle relazioni e in tutte le dinamiche sociali, e anche la luna nuova in bilancia il 21 ottobre ti segnala nuove alleanze e dei rinnovamenti emotivi. Va bene? Ok, vediamo qual è il tuo approccio personale. Hai un bellissimo approccio col 9 di coppe. Io vedo che affronti il mese con tanta fiducia nei tuoi sogni, nei tuoi desideri, e anche con la capacità di coltivare il piacere e le soddisfazioni personali senza dipendere dagli altri. Il 9 di coppe è proprio l'energia autonoma, cioè affronti il mese con soddisfazione interiore, con gratitudine, con realizzazione personale. Ecco, e qua entra in gioco anche i transiti di Marte e Mercurio in Scorpione, no? Che sostiene la determinazione a perseguire ciò che ti rende felice. Va bene? Ok. Vediamo quali sono le tue influenze esterne. E qua abbiamo il Papa. Guarda, puoi indicare delle persone di supporto che ci saranno qua, o delle figure che portano saggezza e stabilità nella tua vita. Sì.
A questo punto come transito mi viene in mente Plutone che torna diretto in Acquario il 14 ottobre e può smuovere delle strutture sociali e spirituali. Ma il Papa indica un appiglio solido nella tradizione o nella guida morale e spirituale, cioè Plutone, Plutone che torna diretto in Acquario il 14 ottobre, che porta a trasformazioni radicali, o meglio scusami, le trasformazioni radicali sono state già fatte, però che succede adesso? Il terreno è pronto perché è sgombro dai limiti per realizzare il cambiamento ed è come se all'esterno tu avessi dei supporti per portare avanti questo cambiamento. Struttura, valori tradizionali che ti tengono salda o saldo, persone di supporto, figure che portano saggezza e stabilità. Mi spiego? Vediamo quali sono le tue speranze e le tue paure. Qua abbiamo il diavolo, e beh, è chiaro, attaccamento, resistenze, ossessioni. Allora, tu temi di farti trascinare da passioni troppo forti oppure di rimanere intrappolato in situazioni emotivamente complesse. Ok? E qua entrano in gioco i transiti di Marte e Mercurio Scorpione che amplificano la tensione emotiva, il magnetismo. Potresti proprio essere attratto da passioni molto forti, però hai anche paura di rimanere intrappolata in situazioni molto intense. Vediamo qual è il risultato finale. Bellissimo, il 10 di coppe. Io qua vedo che nonostante degli ostacoli che ci possono essere, le illusioni, il percorso di ottobre porta a una conclusione bellissima sul piano emotivo e relazionale. Io qua vedo armonia emotiva, soddisfazione nelle relazioni e realizzazioni di desideri affettivi. E qua entra in gioco i transiti Venere e Luna nuova in bilancia che favoriscono i nuovi inizi armonici e il consolidamento dei rapporti. Ok? Adesso ti esamino ogni area, va bene? Allora, negli ambiti specifici, per esempio di lavoro e finanza, io qua vedo che c'è un'iniziativa forte, il re di bastoni. L'unica cosa, attenzione ai blocchi mentali, l'otto di spade, perché vedo delle opportunità di crescita che si concretizzano nella seconda metà del mese, con la temperanza, per quanto riguarda il lavoro e la finanza. Sì. Per quanto riguarda la psiche e la salute, questo è un mese di riflessione e integrazione tra desiderio e realtà. Cioè sarà necessario gestire dello stress e le ansie derivanti da indecisioni, 8 di spade e 7 di coppe. Ok? Invece per quanto riguarda la famiglia, io qua vedo che c'è la presenza di figure guida o di stabilità, perché abbiamo il Papa. Però potrebbero esserci delle tensioni legate a scelte emotive o a conflitti passati. Okay. Invece per quanto riguarda le amicizie, qua vedo comunicazioni e messaggi, paggio di spade, che ti portano delle opportunità di rinnovamento dei legami, va bene? Invece per quanto riguarda le relazioni e l'amore, prima di passare ad approfondire l'amore, io qua vedo che c'hai un desiderio intenso e passionale. Il diavolo nelle speranze e nelle paure è intenso e passionale, no? Desiderio proprio paura perché è troppo forte. Però qua c'è, ti dico e ti garantisco, un finale armonioso e molto appagante, il 10 di coppe. Ok? Sì, assolutamente sì. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Domani la risposta è nel futuro, procedi con fiducia. Non ti fare agganciare dalla mente razionale per delle ansie che puoi avere. Ti ho già detto che ci può essere un po' di stress, delle ansie derivanti da indecisioni, no? Che magari devi prendere delle decisioni in fretta. No. La risposta è nel futuro, procedi con fiducia e qua c'è la temperanza, nella seconda parte del mese ti rassereni, vedo. Sì.
cos'altro? Ci può essere un viaggio o uno spostamento, anche se i tarocchi non me l'hanno indicato, un viaggio specifico. Un viaggio renderà speciale la tua vita, può anche essere la programmazione di un viaggio, con questo paggio di spade qui, vedere i dettagli, o semplicemente il viaggio a livello archetipico è un passaggio di coscienza, no? In viaggio da una situazione a un'altra a livello di coscienza. E quindi mi sta dicendo che questo è un mese di anche passaggio da una situazione un po' più particolare, i primi 15 giorni, a una situazione in viaggio verso una situazione molto più calma, serena ed equilibrata. Ok, vediamo cos'altro. Osserva con attenzione, si riferisce anche al paggio di spade. Quello che cerchi è davanti ai tuoi occhi. Potresti avere una tendenza a guardare al di là di ciò che è e al di là di ciò che hai già, va bene? In questo mese, e quindi essere magari insoddisfatto o insoddisfatto di quello che è già davanti ai tuoi occhi, perché quello che cerchi è proprio davanti ai tuoi occhi. Ricordiamo sempre che quello che ci insegniamo sempre è che tutto ciò che hai è ciò che vuole la tua anima, che spesso può non coincidere con ciò che vuole la tua mente razionale, perché ciò che hai è ciò che ti serve per realizzare la missione dell'anima. Quindi quello che cerchi è davanti ai tuoi occhi, ok? Ok, ragazze mie, ragazzi, adesso andiamo a vedere l'amore in modo più approfondito. Allora, andiamo a vedere l'amore per te in questo mese. Abbiamo visto già la prima parte, no? Abbiamo visto un po' quello che sentirai, c'è una forte attrazione, ma anche la paura di viversi qualcosa. Andiamo a vedere veramente cosa vuole il tuo cuore in questo mese e come si evolverà la situazione amorosa per te in questo mese di ottobre, sia che tu abbia una persona, che tu ce l'abbia nel cuore o che non ci sia ancora nessuno e tu sia single. Vediamo. Allora, prima carta, voglio vedere cosa vuole veramente il tuo cuore in questo mese, cosa vuole veramente il tuo cuore. Poi, qual è l'ostacolo o l'ombra o la sfida? Poi, qual è l'alleato invisibile, una forza interiore, una tua risorsa interiore, qual è? Com'è l'energia degli incontri in questo mese o dell'incontro? L'energia dell'incontro o degli incontri. E poi vediamo l'esito amoroso per te, la danza dell'amore finale. Allora, anche qui facciamo un bel respiro. Cosa succede nell'amore per te, ottobre? Allora, cosa desidera veramente il tuo cuore in questo mese? Qua abbiamo un cuore stanco, c'è un 9 di bastoni. È un cuore stanco, però è un cuore resiliente. C'è come se tu volessi amare, però hai già vissuto delle sfide emotive molto forti. Ci sono delle delusioni probabilmente o delle situazioni difficili. Quindi è come se tu in questo mese approcciassi all'amore con prudenza. C'è una voglia profonda di difendere ciò che conta veramente, ma anche di non ripetere vecchi schemi dolorosi. E i transiti collegati a questo sono Mercurio e Scorpione, che ti favorisce l'introspezione e la comprensione dei tuoi limiti emotivi, mentre Marte in Scorpione ti dà il coraggio di affrontare la sfida dell'amore senza più paura. Ok? Vediamo qual è l'ostacolo o la sfida principale. Ci picchia il 2 di coppe, è proprio l'amore. Allora, il 2 di coppe in questa posizione indica che la sfida non è la mancanza di amore, ma l'incontro con l'altro. Cioè, ci può essere attrazione con una persona, ma c'è difficoltà nel trovare un'armonia immediata, c'è difficoltà nel trovare un'intesa profonda. Cioè, questa carta ci ricorda che l'amore vero richiede equilibrio, reciprocità e apertura del cuore. E collegandolo alla croce celtica, che adesso l'ho messa a colonne, la croce colonnata direi, la croce celtica, questa sfida rispecchia il diavolo che abbiamo visto nelle speranze e nelle paure, cioè c'è attrazione intensa ma c'è timore di dipendenza emotiva o di dinamiche complicate. Ma vediamo qual è la tua risorsa interiore, l'alleato invisibile. La morte, bellissima, io amo questa carta. Allora,
il tuo alleato invisibile, la tua forza interiore è la tua capacità di lasciare andare il passato, è la tua capacità di lasciare andare vecchi schemi e relazioni che non servono più per fare spazio a un amore nuovo e autentico. Il dono interiore tuo che ti sostiene è il coraggio di cambiare, è il coraggio di rinascere, è il coraggio di trasformare il cuore. E questa consapevolezza è supportata dal transito di Plutone che torna diretto in Acquario dal 14 ottobre, rafforzando qua il potere trasformativo di questo momento. E anche Nettuno retrogrado in Pesci dal 23 ottobre ti invita a discernere illusioni da realtà, ciò che ti nutre, ciò che non ti nutre. Ok, vediamo qual è la qualità degli incontri. La qualità degli incontri in questo mese, ok? Vediamo chi è, la qualità, poi analizziamo bene, vediamo. È un re di spade. Allora, c'è una persona che arriva nella tua vita, che arriva con un'energia intellettuale, chiara, decisa e molto razionale. È qualcuno che sa ciò che vuole e porta chiarezza, però può anche essere una persona critica, e tu potresti percepirla distaccata a livello emotivo, perché un pesci, rispetto anche a questa energia delle spade, il pesci è estremamente emotivo, sensibile, magica come anima, no? Rispetto a un'energia un po' più fredda, è come se si scontrasse con delle rigidità. Quindi, per esempio, se sei singolo può essere qua un incontro stimolante mentalmente, però che mette alla prova la capacità di apertura del cuore. Se hai qualcuno nel cuore, invece, la persona può introdurre chiarezza su ciò che manca, oppure introdurre chiarezza su ciò che va trasformato nella relazione esistente. Sì. Se sei in coppia, questa carta mi dice che la persona con la quale sei in relazione stimola molto dialogo e comprensione e ci sarà confronto su dinamiche precise, re di spade. Ecco, questo rispetto alla croce celtica dove avevamo il paggio di spade e la temperanza, mi parla di comunicazione chiara, di equilibrio, di apertura mentale verso relazioni nuove e rinnovate. Va bene? Vediamo qual è l'esito finale, la danza dell'amore in questo mese per te. È il matto. Il matto rappresenta il nuovo inizio. Molti di voi hanno nuove relazioni. Il matto è il nuovo inizio, la capacità di avere fede nella vita, negli eventi che accadono, comprensiva delle persone. Mi parla di leggerezza, di libertà. Qua l'esito indica che ci sarà un amore che libera, che sorprende e ti invita a giocare con il cuore senza paura di lasciarsi andare. Questo è un invito a prendere dei rischi, è un invito a fidarsi del flusso della vita e a vivere l'amore con spontaneità, superando i blocchi del 9 di bastoni e le sfide del 2 di coppe. E i transiti collegati allo spirito di questa carta sono Venere in bilancia e la luna nuova in bilancia, che favoriscono proprio le aperture, nuovi inizi nelle relazioni. E Marte e Mercurio in Scorpione sostengono la determinazione emotiva e mentale. Mi spiego? Ci saranno nuovi inizi, molti di voi chiudono una relazione e iniziano a darsi alla vita con entusiasmo incontrando una persona nuova che li stimola mentalmente, con la quale c'è forte attrazione, però hanno un po' paura di invischiarsi in delle dinamiche molto competitive tra cuore e mente, ecco. Guarda, il collegamento con la croce celtica, questo 9 di bastoni riprende l'energia del 9 di coppe tuo, no? Il tuo approccio. E qua è come se si rafforza la capacità di raggiungere una soddisfazione emotiva attraverso la prudenza e la resilienza. Questo 2 di coppe dialoga molto con il diavolo, nelle speranze e nelle paure, mostrando qua la necessità di equilibrio tra attrazione e libertà. E la morte qua si collega al 7 di coppe che abbiamo visto prima, con la necessità di fare chiarezza tra illusioni e scelte autentiche. E questo re di spade riflette l'influenza del Papa e del paggio di spade, cioè guida, chiarezza e comunicazione.
E il matto poi porta a conclusione il 10 di coppe della croce celtica, cioè ci sarà armonia, ci sarà gioia, nuovi inizi emotivi, cioè è assolutamente una stesa di rinnovo, grande felicità qui. Vediamo un po' la persona che ti viene incontro, visto che abbiamo qua un bellissimo re di spade, può essere anche una donna. Vediamo un po' qual è l'energia della persona che ti viene incontro. Qual è l'energia della persona che ti viene incontro? Il diavolo di nuovo. È una persona molto magnetica che ti attrae a livello sensuale, molto forte, però può avere anche dei condizionamenti, può avere anche dell'ambiguità. Ambiguità che ti attrae. Vediamo cos'altro. 5 di bastoni, ci possono essere delle... Scusami, qua ho la redizionata ancora. Ci possono essere delle altre persone coinvolte, degli attaccamenti che generano delle discussioni o altre persone, dipendenze altre persone mi parla qui. Vediamo cos'altro. Il mondo. Molti di voi si mettono una relazione alle spalle. Oppure questa è una persona, se siete singolo, che viene da da situazioni tossiche relative a dinamiche di dipendenza, dinamiche emozionali con altre persone coinvolte. Però è una persona che ha questa energia di compimento delle dinamiche tossiche e quindi lo vediamo come una persona molto lucida, che sa quello che vuole assolutamente e che ci va piano. Cavaliere di denari, sì, questo vedo. E poi questa persona porta un'energia passionale e magnetica, però ti dico che ci sono delle possibili dipendenze emotive e dei giochi di potere o delle dinamiche complesse. Può anche essere qualcuno che affascina, ma che non si concede facilmente, oppure che è legato a schemi emozionali che limitano un po' la libertà. Se sei singolo, per esempio, questo diavolo mostra attrazione immediata, però anche rischio di coinvolgimenti complicati. Invece, se hai qualcuno nel cuore, questa persona potrebbe stimolare delle tentazioni o delle riflessioni profonde sulla tua relazione attuale. Per chi è già in coppia può rappresentare un fattore destabilizzante questo, ma anche uno specchio che evidenzia proprio cosa va trasformato nella relazione. Ricordiamo che qua abbiamo il compimento di una grande gioia autentica. Magari questa persona può avere delle responsabilità o ci sono delle persone che creano difficoltà nell'aprirsi a difficoltà relazionali o emozionali con il suo intorno. O potrebbe esserci un attrito iniziale, dei contrasti di carattere proprio, o situazioni da chiarire. Cioè, mi dice, l'incontro non sarà immediatamente semplice o lineare, ci saranno delle prove da affrontare insieme e chiarimenti e adattamenti necessari. Il collegamento con la croce celtica qua è l'8 di spade, che gli ostacoli mentali e le difficoltà emotive da superare ci saranno per permettere un amore autentico del 10 di coppe. Il mondo mi parla comunque col 10 di coppe di risultati positivi. Nonostante il diavolo e il 5 di bastoni, questo incontro ha delle potenzialità di crescita e realizzazioni importanti. La persona può arrivare assolutamente con delle intenzioni serie o portare armonia, però è necessario una chiusura di cicli passati e l'apertura a un amore più maturo. Cioè, in pratica le sfide ci sono, però il potenziale di completamento e felicità reale esiste. Infatti si collega con il matto finale e un ripartire da zero, mettendosi alle spalle questo tipo di scenario, no? Quindi la persona che arriva ha un'energia forte, intensa e trasformativa, attrazione potente, compassione e desiderio, sfide e competizione che indicano difficoltà o ostacoli da superare insieme e c'è assolutamente un potenziale enorme di realizzazione. Quindi, ricapitolando, per chi è singolo, incontro intrigante, stimolante, ma bisogna vedere se questa persona riesce a lasciarsi andare o se resterà intrappolata in dinamiche passate. Se hai qualcuno nel cuore, può essere catalizzatore questa persona di cambiamento o di chiarimento sulle scelte attuali, portando a decisioni importanti. Se siete già in coppia, c'è una certa intensità che andrà a testare la relazione,
però anche ad aiutare a superare vecchi schemi e a creare maggiore profondità emotiva. Va bene? Andiamo a vedere cosa ti dicono i miei potenti oracoli, lui, lei, e per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo cosa ti dice questa persona o quali sono le emozioni che muovono i suoi passi. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Molto chiaro, di Fernando Pessoa. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Ti ama e basta. Io non mi abbasso a mercanteggiare. Questa persona è o tutto o niente. Cioè, questo è pure tu, perché però nelle influenze esterne il Papa anche mi dice che c'è una persona di un certo tipo di spessore. Io non mi abbasso a mercanteggiare o tutto o niente. Riparto da zero, rischio o non faccio a metà. Ok. Vediamo cos'altro. Ti prego, fallo ancora. C'è qualcosa che tu fai o farai che a questa persona gli piace tantissimo e stimola la sensualità. Io credo che si riferisca anche all'approccio intellettuale, un gioco di pensieri, un gioco di parole. C'è qualcosa che tu fai o farai che a questa persona stuzzica parecchio e tu ti accorgerai di che cos'è. Ok, vediamo adesso cosa ti dicono le carte del drago immaginario per incanalare l'energia e ti daranno anche il rituale della buona riuscita. Il sogno, come diceva James Hillman, il padre della psicologia archetipica, tutto è sogno, tutto è immagine. Noi abitiamo le nostre immagini. Hillman diceva che l'anima è l'atto stesso dell'immaginare e noi abitiamo le nostre immagini. Tutto è sogno, immagine, apparizione, tutto appare e scompare, come dicevano i buddisti, citta mai, appare e scompare, non c'è niente di reale o sostanziale nella realtà. È la mappa della mente, mappa mentale, che ti fa credere in una sostanzialità o in una oggettività delle cose che è illusoria. Andiamo a vedere questo sogno cosa ci comunica. 8. Allora, la cosiddetta realtà ha la stessa natura dei sogni. C'è qualcuno che diceva siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. La realtà è pura apparizione, la materia è pura possibilità, non esiste una realtà sostanziale oggettiva. Essa è illusione o, come dicono i buddisti, citta maya, inganno della coscienza. Tutto è come se fosse vero. In verità è immagine, proiezione. Se osserviamo le grandi tradizioni spirituali dei popoli, ci accorgiamo che esse sono concordi nell'affermare che la materia, intesa come realtà sostanziale e oggettiva, è un fenomeno illusorio. Secondo la filosofia buddista, il divenire è ciclico ed è illusorio. La ruota del divenire, definita samsara, è un immenso sogno, un miraggio, un'impressione. Il samsara comporta la sensazione ingannevole di nascere e morire molteplici volte in diverse forme. Ma tutte le vite e tutte le morti sono in verità parti di un'unica grande immagine complessa, che è appunto immagine, cioè immaginazione, non ha nulla di sostanziale né oggettivo. Anche secondo la cosmologia indù l'universo non ha sostanza, la materia, la vita, il pensiero non sono che relazioni energetiche, ritmo, movimento e attrazione reciproca. In quanto principio creatore, Shiva non proferisce il mondo, lo danza. Nella notte di Brahman la natura è inerte, non può danzare finché non lo vuole Shiva. Egli si desta dalla sua estasi e danzando invia attraverso la materia inerte onde pulsanti di un suono che provoca il risveglio. Anche la materia inferiore danza, apparendo come un'aureola intorno a lui. Danzando, egli sostiene i suoi molteplici fenomeni.
nella pienezza del tempo ancora danzando. Egli distrugge tutte le forme e i nomi con il fuoco e concede nuovo riposo. Questa è poesia, ma è anche scienza. E difatti la fisica quantistica ci suggerisce un modello di materia in cui le componenti sono il vuoto e l'energia pulsante che lo attraversa. La natura è impermanente, è bellezza e amore. L'impermanenza è la caratteristica fondamentale dell'esistenza. Tutto è immagine e le immagini amano svanire. Il filosofo greco Eraclito sosteneva che un uomo non può bagnarsi 2 volte nello stesso fiume. L'immagine non permane. Essa è come luce di lampo, appare e svanisce, non ha sostanza. Questa caratteristica dell'esistenza ne esprime l'essenza. L'essenza dell'esistenza è il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi, lo svanire. Tutto in natura è impermanente, poiché tutto è sacro, o meglio, tutto è il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi, l'amore. L'amore, in quanto forza invisibile, si manifesta, cioè si riflette nella dimensione visibile come bellezza. La natura è bellezza poiché è amore. La bellezza in natura non ha un opposto, non esiste il brutto in natura. I riflessi non esistono nella loro realtà separata e individuale. L'uomo è fatto a immagine e somiglianza di un Dio che è assolutamente immateriale e invisibile. Ma umano e divino sono il riflesso l'uno dell'altro. In quanto riflessi, nessuno dei due esiste in una realtà individuale, separata. In verità esiste unicamente la loro relazione. Questa relazione è il sacrum facere, il darsi incessantemente l'uno all'altro. Potremmo anche dire in altri termini che Dio è un'idea dell'uomo e l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Poi perciò i due si generano e si dissolvono l'uno nell'altro incessantemente. Riconoscere e ricordare che la realtà ha una natura di sogno e che tu sei il sognatore del sogno ti aiuta a liberarti dal senso di impotenza e incertezza. Come vi insegno sempre, non lo dico io, è Hillman che ci faceva dire sempre sto sognando durante tutto il giorno. Ti invita prima o poi a svegliare il sognatore del sogno. Allora, il responso del drago ti dice questo in questo mese. Questa carta ti invita a prendere distanza dal tema per il quale hai interrogato il drago immaginale. Cioè ti invita a prendere le distanze da situazioni che ti possono bloccare, 8 di spade, no? Perché in questo mese è possibile che starai impiegando troppa energia per qualcosa che non vale così tanto e rischi di perderti cose più importanti che stai trascurando. Devi ampliare la tua visione. Ricordati che anche durante lo stato di veglia, cioè quando si sveglia, sei in un sogno. Questo ti aiuta a distaccarti dal particolare e ad allargare lo sguardo per abbracciare la complessità del tema che stai vivendo. Andiamo a vedere il rituale della buona riuscita per te. Mentre pensi alla questione per la quale hai interrogato il drago immaginale, che noi l'abbiamo interrogato per l'andamento di questo mese, quindi tutte le volte in cui ti sentirai bloccata o bloccato o impotente o incerta o incerto, fai questo. Più volte al giorno, rivolgendoti al tuo spirito libero, ripeti a te stesso: Maestro, ti prego, aiutami a riconoscere la natura di questo sogno, la natura di questo evento e consentimi di riconoscere lo stato di sogno. Mentre lo fai, l'animale che devi visualizzare è l'aquila, che trasporta in alto la pesantezza della realtà apparente, dissolvendola nella natura del sogno. Questa carta è connessa con la carta del drago. Allora, ogni volta che qualche sensazione ti opprimerà o ti sentirai impotente, è un sogno, stai sognando, allora rivolgiti al maestro del sogno o al tuo spirito, la stessa cosa, no? Quando parliamo di divinità è da intendersi il tutto nella parte e la parte nel tutto. Rivolgiti e di: Maestro, ti prego, aiutami a riconoscere la natura di sogno di questo evento e consentimi di riconoscere lo stato di sogno. Va bene? E mentre lo fai visualizzi un'aquila meravigliosa che trasporta in alto la pesantezza della realtà apparente che stai vivendo. Ok? Meraviglioso. Quindi, detto questo, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, ti abbraccio fortemente, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.